Ok, ci siamo quasi, eh? Va bene. Ma voglio realismo. Impatto. Più lividi. Dobbiamo scioccare, ragazzi. Ecco, vedete qua? Troppo timidi. Voglio vederla bene la violenza. Voglio sentirla. Qui. Qui la posa funziona, ok? Ma darei più enfasi, più energia, immediatezza. Questa campagna deve essere come uno schiaffo. Questa. E l'idea è buona, ma la modella? C'è qualcosa che manca, non lo so, mettiamola in intimo, in canottiera, non lo so. Aspetta. Ecco, qua ci siamo ragazzi, qua ci siamo. Qui abbiamo forza, violenza, ma è anche delicata. Mi fa guardare lo scatto, restarci incollato. Questo è buono. Ora, il copy? Pensavamo a un mai più scritto gigante e poi più piccolo sotto violenza. Oppure giocare con dell'ironia, fare delle specie di meme del tipo alle donne le botte rovinano l'estate. No, ho già sentito. Qualcosa di secco, lapidario, del tipo umiliare, perseguitare, minacciare, lasciare sole. Oltre alle parole, azioni concrete. Sì, ma dovrebbe essere una denuncia o un invito? Finché morte non ci separi. Com'è? Finché morte non ci separi. Ma sì, può funzionare. Che ne pensate? Bello, no? D'impatto. Su tutti i cartelloni, palazzi, autobus, finché morte non ci separi. Che dite? Preparo subito. Vai. Ma c'è sempre il solito problema. Vediamo solo la donna, sempre e solo la vittima. E finché parliamo solo della vittima, manchiamo il vero soggetto del problema. Esatto. È come se la violenza fosse una cosa astratta che riguarda solo noi. Cioè, è come se fosse un incidente, no? Una cosa che capita, una sfortuna. O qualcosa che fa parte della nostra natura, un problema solo nostro, come le mestruazioni. Quando le molestie e gli abusi sono considerati un problema delle donne, tutta la responsabilità ricade su di noi. È un po' come chiedere alle donne di non mettersi la minigonna per non essere stuprate, finendo però per limitare sempre e solo la nostra libertà. Ci dicono come vestirci, come non vestirci, che locali frequentare, quali atteggiamenti evitare. Dov'è invece il grande assente di queste campagne? Dov'è l'uomo? Perché non sentiamo parlare di mascolinità tossica, di una cultura patriarcale che la violenza la permette? Perché non parliamo di questa società che rende la donna un oggetto da desiderare, possedere e distruggere? O perché non parliamo degli uomini e del problema che hanno a gestire la rabbia, ad accettare un rifiuto, a gestire il nostro essere libere e indipendenti? Potremmo magari mostrare quali sono gli atteggiamenti molesti, violenti, sessisti. Potremmo denunciarli, ridicolizzarli, magari smontando un certo immaginario maschile. Vabbè, però non tutti gli uomini. Eh sì, non tutti gli uomini abusano, ma tutti quelli che abusano sono uomini. E non sono casi isolati, non sono momenti di follia, non solo mele marce. Certo, si va dalle battute sessiste al mito della donna angelo del focolare. Da Miss Italia al gruppo WhatsApp del calcetto, per finire alle molestie ai raduni degli alpini. Ma sì, ma siamo ancora viste come oggetti, come trofei, no? Da esibire, servizievoli, le veline, le ombrelline, le letterine, mansuete e sexy. Per non parlare degli abusi sul posto di lavoro, le molestie. Potremmo parlare del silenzio in cui cade ogni denuncia, ogni richiesta di aiuto. E invece siamo qui a guardare l'ennesimo cartellone con l'ennesima vittima e poi non abbiamo neanche il coraggio di ammettere che in fondo finiamo più per stuzzicare, perché questa violenza mostra il potere che l'uomo ha e il potere eccita. Sì, cioè noi mostriamo che cosa vuol dire essere potenti, no? Controllare, dominare, colpire, ferire. Tipo qui, cioè mani sulla bocca, mani che afferrano i capelli, lividi, segni, tutta questa roba qua. Sono fantasie di stupro. Cioè, è come se si confondessero tutte in una idea, no? Di passionalità che confonde il possesso e la gelosia con l'amore. Sì, stiamo erotizzando la sofferenza.
Poi la violenza non è sempre visibile, non è fatta solo di lividi e sangue. A volte è paura, è sentirsi trappolata in casa, è venire isolata dagli amici e dalla famiglia. È anche fatta di attese infinite. Chiedersi se oggi sarà una buona giornata o se il tuo compagno tornerà a casa e ti picchierà a morte. Vabbè, allora mandiamo in stampa i provini, così poi organizziamo la presentazione al cliente. Ok? Ottimo lavoro, ragazzi. Ottimo lavoro. Noi dobbiamo iniziare ad affrontare la violenza in un modo diverso. Cioè, invece di mostrare i corpi delle vittime, mostrare i veri protagonisti, no? Quindi gli uomini e la nostra società che li ha resi analfabeti emotivi. Insomma, dove sono gli uomini? Sì, ma è stata una cosa di un attimo. È stato come si dice, un raptus. Ecco, un raptus. Ero arrabbiato. Ero incazzato, si può dire, ero incazzato, ero geloso. Ma io l'amavo, capisci? E glielo dicevo di continuo, io ti amo, quando ti amo, sei mio amore, sei mia. Eravamo belli insieme. E me la invidiavano tutti, sa. Poi sì, sono cominciate le liti, ma sono cose tra fidanzatini, sono cose che succedono, poi uno sì, litiga, urla, poi però fa pace, si fa l'amore, si sistema tutto. Poi va bene, sì, forse ero io quello che alzava le mani, ma però lei mi provocava, lei trovava il modo giusto per farmi arrabbiare, sapeva esattamente quali tasti toccare. Io le volevo bene. Sì, poi quella volta lì sì, va bene, mi sarà partito uno schiaffo, certo. Sì. Avrò tirato un pugno, sì, ma non in faccia, ho tirato un pugno in quel momento lì, poi l'ho spintonata contro il tavolo, sì, l'ho spintonata contro il tavolo, ora, la sedia addosso, io ho tirato una sedia e lei era lì e io le volevo bene, ma si figuri, cioè, la sola idea che lei potesse andarsene via, io non... Avrebbe dovuto vedere la scenata che stava facendo. Continuava a urlare, a un certo punto continuava a urlare, lì c'era Marta e lui ho cominciato a colpire ripetutamente. Poi, che cosa potevo fare? Cosa potevo fare? Se sapeva farmi incazzare quando voleva. Stava continuando a urlare e io a un certo punto ho preso e ho stretto. Così, ho stretto. Forte. E che bel disastro che mi ha combinato. Ecco, vede, se io ho un difetto è questo. Io sono un uomo passionale. Sono un uomo che ama troppo.